Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, prendendo spunto dal risultato del builder Simone Scalzitti, che è riuscito nell'impresa di agguantare un ottimo risultato in un torneo locale con un archetipo veramente fuori dai generis. Già a partire dal color pie scelto per l'occasione, il bianco, è chiaro che siamo di fronte a qualcosa di inaspettato, anche se questo colore negli ultimi anni ha ottenuto diversi upgrade interessanti che sono andati a coprire le lacune, almeno rispetto agli altri colori. A ben guardare però nella zona di comando abbiamo qualcosa che va a scardinare i trend del momento, con un bestione con così tante keyword da intimorire chiunque, per un approccio alle partite del tutto inaspettato, almeno con le configurazioni classiche presenti nel formato. Questa volta vi parleremo di Zepalta Primal Dawn. Ci troviamo di fronte a una creatura che appare quasi spoglia se confrontata con la molteplicità di leggendarie ricche di abilità ed effetti, eppure, nella sua semplicità, questa carta va a gettare le basi a un gameplay tanto semplice quanto solido, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 8 mana, 6 generici e 2 bianchi abbiamo un antico dinosauro con forza 4 e costituzione 8, volare, doppio attacco, cautela, travolgere e indistruttibile, e nessuna abilità, in totale controtendenza rispetto agli standard del Centurion. Di primo acchito uno potrebbe rimanere stupito nel trovare una carta che di fatto non fa nulla, oltre a mostrarsi possente nella zona di comando, ma tra le tante keyword che offre il nostro generale ne avremo una che può mettere in crisi più di un avversario, indistruttibile. Questa peculiarità si sposerà alla perfezione con le molte rimozioni globali a disposizione tra le 99, senza contare che il nostro antico dinosauro propone un clock di soli 3 turni, prima di finire definitivamente il nostro malcapitato di turno, il che mette in una luce completamente diversa questa strana build. Da un lato andremo con gli strumenti a disposizione a disturbare l'azione del nemico, dall'altra cresceremo il mana e le risorse così da scatenare tutto il potenziale di questo Zepalta Primal Dawn che con il suo becco e le sue possenti ali non vede l'ora di sovrastare i campi del formato. Visto che abbiamo nella zona di comando con Zepalta Primal Dawn un bestione che ha come unico scopo quello di malmenare l'opponente al più in fretta possibile, dovremo, con i mezzi a disposizione, aumentare il mana in fretta per farlo entrare presto e chiudere i giochi. Con il bianco a disposizione non abbiamo certo grandi aspettative al riguardo, ma grazie ad alcuni sassi tra Kane Signet, Coalition Relic, Cold Steel Earth, Everwalling Calice, Liquid Metal Torque, Mindstone, Mox Opal e Star Compass, proveremo a incrementare il mana necessario per stabilizzare l'assetto della partita. Ci sono però anche delle creature, Night of Wild Orchid, Loyal Wayround, Timeless Dragon e Walking Atlas, che in qualche modo ci possono dare un boost di terra in campo, così da non restare troppo indietro rispetto al nemico, che con altri colori potrebbe correre di più di noi in questo frangente. Anche grazie a Tide, Flagstone Soul Troikar e Lotus Field, useremo qualche stratagemma per aumentare il numero di fonti di mana in campo, in particolare queste 2 terre che sinergizzano tra loro, ci permetteranno di avere alla fine più mana del previsto. Con i limiti del color pie sul fronte della card selection introduciamo Karn, Shore of Woods e Smuggler's Copter, così da avere qualche strumento per manipolare un minimo la pila, traendo il necessario vantaggio per stabilizzare la situazione, prima dell'arrivo del nostro comandante. Rispetto ai motori di vantaggio carte veri e propri, la situazione sta migliorando ultimamente, grazie a carte come Archivist Dogma, Wall of Omens e Cosmos Elisir, che hanno un minimo permesso a questo colore di alzare la testa nel confronto del resto del panorama del formato. Anche rispetto alle combat, soprattutto quelle del generale, con The Wandering Emperor abbiamo qualche trick di supporto, mentre con Crashing Drownbridge potremo dare rapidità al nostro antico dinosauro, rendendolo sin da subito una vera minaccia inarrestabile. Per dare manforte alla nostra azione, introduciamo 2 meccaniche, Monarca e Iniziativa, rispettivamente con Palace Jailer e Sentinel Dungeoneer, per avere vantaggi sul medio termine, difficilmente conquistabili dall'avversario visto che lasceremo ben poche creature vive in campo con le nostre interazioni. Con il nostro colore abbiamo comunque accesso a qualche elemento di recursione con Sign Titan e Severin Reclamation, oltre a Crucible of Words e Burial Ruin, che ci possono dare manforte a recuperare carte dal cimitero, incrementando le risorse e la consistenza nell'azione senza troppi vincoli. Come supporto alle combat andremo ad affiancare al generale Workom Engine, una carta che non ha bisogno di presentazioni, vista la sua innata capacità di rimanere in campo sotto forma di token, per mantenere stabile il board, traendo beneficio da un bittante con legame vitale e tocco letale. Sempre sul fronte dei token e della presenza in campo, soprattutto nei primi turni, avremo Retrofitter Foundry e Castellan Veil. Non molto in realtà, ma avremo la tendenza a spazzare via il board spesso, quindi questi sono più che altro elementi di protezione dei nostri preziosi punti vita alla bisogna. Non può poi mancare all'appello Cavern of Soul per tutelare dai counter la venuta del generale, prezioso come non mai visto che su di lui puntiamo tutte le chance principali per chiudere la partita a suon di danni da comandante. Un piano semplice che vede nel nostro Zepalta Primal Dawn uno degli elementi offensivi del mazzo, ma il bello, almeno per noi, di questa lista deve ancora emergere, con la pletora di risposte che questo colore è in grado di sfoderare copioso, che strozzeranno il gioco avversario.
Se finora abbiamo compreso che Zepata Primal Dawn è uno dei bitanti di peso con cui potremo chiudere la partita, grazie alla sua resilienza e le sue keyword inarrestabili, il resto della build si occuperà di tenere a bada il nemico con un arsenale di interazioni di prim'ordine. In primis dovremo puntare a rimuovere le minacce sotto forma di creature e non solo, attraverso i nostri elementi di spicco, Catar Commando, Skype Click Apparition e Solitude, creature che ci possono anche dare una mano a stabilizzare il board o a infliggere gli ultimi danni, se non hanno ostacoli da affrontare. Sono però con le magie, con Council Judgment, Host, Comden, Fateful Absence, March of a Worldly Light, Path to Exile, Puncturing Light, Sword to Plusher e Unexpected Absence, il fiore all'occhiello della nostra azione, che mira a non lasciare creature in campo che possono attentare i nostri punti vita. Anche con altri permanenti come Glass Casket, Portable Hall, Parallax Wave e Ngaio Seal of Vampire, proviamo a replicare colpo su colpo le minacce puntuali, ma c'è una cosa che il bianco svolge in maniera eccellente: spazzare via in un sol colpo i board troppo affollati. Avremo infatti dalla nostra carte come Day of Judgment, Domskar, Farewell, Fumigate, Terminus e Wrath of God, che possono colpire tutte le creature e non solo in un sol colpo, senza però intaccare il nostro generale, che con la sua indistruttibilità sarà immune da queste risposte globali. Ma non basta, perché tra le 99 annoveriamo anche Blast Zone, Castlevania's Gerolk e Ugin the Spearing Dragon, giusto per rimarcare il dominio del territorio dove niente potrà crescere facilmente, falcidiato a più riprese dalle nostre tech. Anche le terre non saranno immuni dai nostri attacchi, visto che andremo a sfruttare carte come Thundering Titan, Armageddon e Cataclysm, puntando a punire determinate strategie, ma anche solo a rallentare il nemico quanto basta per darci modo di costruire la nostra azione. Non possono poi mancare Tectonic Age e Wasteland, che interagiscono al meglio con Crucible Worlds per far sì che il nostro avversario non sia in grado di imbastire le giocate pericolose, sempre a corto di mana o del colore giusto per rispondere alle nostre giocate chiave. Per dare consistenza alle diverse tech presenti nel mazzo, avremo a disposizione qualche tutore, tra Enlightened Tutor, Expedition Map, Inventor Sphere e Urza Saga, così da darci, nonostante i limiti del Color Pie, i mezzi giusti al momento giusto per fare nostro il match. Potremo annoverare persino un counter, Mana Tide, una replica estemporanea in attesa nel nostro Color Pie, che a volte potrà regalarci protezione al colore, soprattutto quando siamo pronti a scatenare tutto il potenziale del nostro generale. Infine, come non includere gli elementi di stacks migliori in questo Color Pie? Aven Manceso, Drunning Magistrate, Gran Abolisher, Orim's Chart e Pinning Needle, certi di poter gestire al meglio anche gli avversari più complicati, mentre noi imbastiamo la venuta del nostro antico dinosauro, affamato di prede e di vittorie. Come spesso capita per la costruzione di un mazzo insolito, anche Simone Scalzitti si è lanciato nella costruzione di una build attorno a Zepata Primal Dawn più per divertimento, con l'idea goliardica di giocare a un comandante che, almeno sulla carta, risultasse ingiocabile. Inizialmente l'idea era quella di infarcire la lista di elementi di stacks che potessero compensare almeno in parte l'alto costo del generale, ma più veniva testato il mazzo più questo concetto risultava meno vincente, convincendo il deck builder a un approccio più semplice. Con gli elementi di rap a disposizione uniti alla pletora di carte adatte a controllare il board, si delineava la prima fase della strategia, che riusciva a portare le partite nel late game, dove si poteva imporre il proprio gioco. Grazie alle creature artefatto presenti tra le 99, unite al generale, che comunque ha tutte le carte in regola per menare il nemico in modo efficace, si gettavano le basi per le chiusure principali, anche se una componente stacks, quella più efficace, è rimasta a frenare gli avversari più veloci. Alla fine la semplicità premia e anche in questa occasione il bianco, con questo Zepata Primal Dawn, dimostra ancora una volta che una via alternativa, divertente ma anche efficace, si può portare tra i tavoli da gioco di questo formato. Quello che ha ipotizzato Simone Scalzitti per rendere questo Zepata Primal Dawn un mazzo giocabile a tutto tondo passa da concetti semplici, con una linearità di esecuzione che ben si incastra con le carte presenti in questo archetipo. Fondamentale nella prima fase del match è quella di aumentare il mana a disposizione, dandoci modo di risultare subito efficaci con i colparto magie, che spesso ci mettono in vantaggio distruggendo spesso il board o minacce costose con investimenti di mana irrisori. Gli elementi di stacks presenti poi ci aiuteranno a stabilizzare la situazione, rallentando gli avversari più rapidi o costringendoli a replicare i nostri pali, così da darci il tempo di arrivare a proporre i nostri pezzi da 90, che spesso ci daranno modo di chiudere il match. Tra Thundering Titan, Sign Titan, Urkon Engine, Karn, Shorn of Uzza e Ugin the Spirit Dragon, avremo a disposizione dei pezzi da 90 che ci permettono di chiudere la partita in nostro favore, basterà farli entrare al momento giusto, piegando così l'opponente ormai intrappolato. Alla fine, poche semplici mosse che vanno gestite con oculatezza, sfruttando il terrore che saprà incutere il nostro Zepata Primal Dawn, che si muoverà possente tra i tavoli del formato, regalandovi più di qualche soddisfazione. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere che questa lista basata su Zepata Primal Dawn si posiziona nel meta 101 rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
Verso gli aggro deck siamo avvantaggiati, soprattutto se non sono in grado di interagire con le nostre minacce principali, trovandosi anche a malpartiti con la pletora di vratte globali che siamo in grado di sfoderare in più occasioni. Verso il control deck siamo in sostanziale equilibrio, grazie alla nostra capacità di spezzare la curva in nostro favore, riuscendo a proporre più minacce in un solo turno, limitando la loro capacità di interagire con più giocate contemporaneamente. Verso i combo deck siamo in difficoltà, visto che abbiamo poche possibilità per interagire con le loro giocate, quindi dobbiamo sperare di mettergli sufficiente pressione presto, o giocare qualcuno dei nostri pali, che possono frenarne il game plan. Verso i midrange e i tempo deck siamo in un contesto peggiore, perché il loro mix di minacce e pressione, unito alle loro interazioni, può metterci in difficoltà, non permettendoci di sviluppare il nostro gioco, che necessita spesso di una fase di costruzione adeguata. Nonostante siamo di fronte a un archetipo atipico capeggiato da questo Zepalta Primal Dawn, Simone Scanzitti ha effettuato diversi aggiustamenti alla lista, che con il passare del tempo si è evoluto nella forma attuale e ancora altri ne andrà ad effettuare in futuro. Inizialmente il mazzo conteneva molti elementi di stacks, tra taglia di Heretical Cathar, Tick Taker e Aetherwolf Canonist, ma alla fine sono risultate scelte poco incisive, che non riuscivano a coprire le complessità del meta odierno, preferendo una build basata su Ramp Effect e Mass Removal, coadiuvate da chiusura a basso costo. Saranno aggiunte a breve, viste l'evoluzione del meta, Weather Wildfire per un Ramp Effect aggiuntivo e Dispatch che risulterà, vista la mole di artefatti presenti nella build, sempre efficace al massimo, con un investimento di mana irrisorio. Visto il contesto nel meta attuale, è sotto esame Rest in Peace, come risposta definitiva a tutti gli archetipi che abusano del cimitero, sia per effetti di rianimazione sia per mero vantaggio, coprendo con unica carta diverse situazioni scomode. Sono in fase di testi anche due carte recenti, Smuggler's Share ed Hypnium Terramancer, ma potrebbero risultare poco incisive da vederne un reale utilizzo, visto che siamo comunque in un contesto 1v1, che meno si presta a certi effetti. Eccoci arrivati alla conclusione di questa disamina. Ringraziamo Simone Scalzitti per averci guidati alla scoperta di questo archetipo, capitanato da una leggendaria solo in apparenza improbabile, che si è rivelata sul campo un'opzione viabile per il Centurion. Se volete un archetipo semplice nel suo game plan, ma con un forte impatto in campo, ridisegnando i concetti dietro il bianco, questo Zepalta Primal Dawn potrebbe fare a caso vostro. Dovrete solo imparare a cavalcare un dinosauro volante, opzione non certo alla portata di tutti i giocatori. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.